Io sono muranese, la mia famiglia è muranese da vecchia data e quindi a casa si masticava a vetro. Po- Potevo anche scegliere di entrare in banca come impiegato, ma proprio questo mi ripugnava sinceramente. Invece anche da ragazzino scappavo, andavo in una fabbrica vicino a casa mia a vedere che lavoravano il vetro e sono rimasto affascinato del vetro. Infatti appena ho terminato gli studi ho chiesto di entrare in una vetreria e così è stato, cioè, il giorno successivo al termine degli studi sono entrato in vetreria e sono stato un po' in ufficio, ma non mi piaceva neanche l'ufficio della vetreria, volevo andare in produzione. E così la mia carriera è iniziata proprio a 21 anni, ho avuto l'occasione di diventare direttore tecnico, diciamo così, comunque capo del personale di una aziendina con 60 persone. Poi le fasi successive, a 23 anni, 24 anni al massimo, sono diventato, con la stessa funzione, con la proprietà della stessa azienda, direttore e capo del personale di una vetreria con 200 persone. E questo per 18 anni. L'Amore Tulderico è una fabbrica grossissima, produceva gli elementi per illuminazione, canna per lavorare a lume, gli animaletti, eccetera, il tubo neutro per fare fiale, flaconi e quindi prodotti farmaceutici. Era una bellissima e poi interessante quella della canna rosetta, fiori, eccetera. E questo fino al 78. 78 sono passato a un'altra vetreria che in quel momento era molto in auge, la Murrina, e sono rimasto fino a dicembre dell'89. Dicembre dell'89 la Benini aveva acquistato la proprietà della Salviati e cercavano un direttore capo del personale, mi hanno richiesto, ho trovato l'accordo e poi da Salviati sono passato a Benini e quindi sono rimasto praticamente sotto l'azienda Benini 25 anni. Adesso il prossimo sono 80 anni che compio. Quindi adesso sono in pensione, mi diletto sempre, se vedo qualcosa di nuovo del vetro, di produzione, di colori, eccetera, cerco di interessarmi sempre, perché la mia aria che respiro a Murano, purtroppo si respira meno aria adesso di vetro, perché quando ho iniziato nell'89, nel 1959 c'erano 5.000 persone che lavoravano in vetro. Attualmente purtroppo credo che non si arrivi alle 800 persone e quindi c'è una crisi, c'è un cambiamento di costumi, di moda, eccetera. Cioè il vetro non va più, questo è oppure vanno i pezzi speciali fatti da artisti, però non giustificano che un'isola intera lavori il vetro per pochi pezzi, che prima a Murano partivano vagoni e vagoni di prodotti finiti che adesso con una barca portano via tutta la produzione della giornata, insomma, quindi completamente cambiato il sistema sia di lavorazione sia di commercializzazione. Cioè abbiamo avuto uno sviluppo abnorme di sale di vendita per i turisti che gli alberghi mandano a Murano, eccetera, e quindi è condizionato, ma è un turismo abbastanza veloce, non molto. Si è interessato a vedere la produzione, però la si ferma. Costruttivamente non si può contare su questa clientela. Laverini sorge sulla falsariga o comunque sull'input della vetreria che aveva Andrea Rioda. Andrea Rioda è una vetreria, è stato per tanti anni direttore della compagnia Venezia Murano e subito dopo, nel 1905 al massimo, ha aperto una vetreria per il suo conto e produceva articoli molto raffinati, sottili, di spessore, semplici, puliti, cioè ha eliminato completamente tutti i ricami, i fioretti, gli sfronzoli della produzione che è del 1800, quindi che è poi quella rappresentata dal museo. E invece
Infatti il simbolo suo della Benini è il veronese, che il massimo della semplicità, perché cos'è? La riproduzione di una goccia d'acqua, e quindi se la forma pura, non ci sono manici, non c'è colori, pochi colori chiari, quindi è il massimo della raffinatezza del prodotto. E tutta la linea di produzione della Andrea Rioda e poi della Benini è rimasta su questa impronta. Designer per la Benini c'era Vittorio Zecchin, che era un pittore di fama, eccetera, quindi tutta la sua linea sempre con linee pure, e ha continuato con questo criterio fino al 1925, quando i due soci, Benini e Capelin, hanno litigato perché erano due leoni su una gabbia e quindi era impossibile, ognuno voleva essere preponderante sull'altro, sul socio, e quindi si sono divisi. Zecchin ha seguito per un po', per pochissimo tempo, le vicissitudini della nuova azienda che era nominata Vetri Uranesi Capelin EC, e Paolo Benini invece ha scelto come direttore tecnico il Napoleone Martinucci, uno scultore famoso anche, che stava iniziando e organizzandosi per aprire una fabbrica in proprio insieme ad un altro socio. E allora hanno fatto società, tutti e tre, c'era Benini, Napoleone Martinucci e l'ingegnere Zecchin, che sarebbe stato il terzo socio, che sono avanti con questa società fino al 32-33 circa. Nel frattempo purtroppo Capelin ha chiuso l'attività e alle sue dipendenze aveva un giovane designer che poi diventerà famoso, che è Carlo Scarpa. E quindi Benini, che aveva visto le scelte produttive di Carlo Scarpa, l'ha subito chiamato e è diventato direttore artistico della Benini. Infatti Carlo Scarpa è stato dipendente della Benini fino al 1942 ed ha improntato, cioè dalla leggerezza dei vetri di Zecchin, tutto puro, eccetera, al vetro massiccio, comunque scultoreo, di Martinucci, perché era scultore, quindi lui aveva usato vetri pesanti, colori, una linea totalmente nuova, però bellissima, dirompente anche come gusto. E dopo, man mano, c'è stato il passaggio con Carlo Scarpa, che ha continuato per un po' sulla linea di Martinucci e poi ha imposto, e giustamente Benini ha scelto di sviluppare questa linea nuova di Scarpa, anche perché nel frattempo Benini, che era una persona intelligentissima, aveva fatto un'esperienza sul vetro e quindi quando sapeva fare delle scelte giuste per la materia che aveva in mano, perché il vetro è delicato, quindi se lo tratti bene ti dà tante soddisfazioni. Se vuoi imporre certe cose non ci siamo proprio, ti sfugge di mano. E così ragionavano sia Scarpa e Benini e trovavano sempre i punti d'accordo. Infatti hanno lavorato tantissimo e Scarpa ha continuato poi anche a collaborare anche quando è uscito dalla Benini, che era famoso, diciamo, con elementi nuovi, eccetera, perché è innamorato anche di lui del vetro. Ha fatto, infatti, ha ripreso il discorso che è stato dirompente delle murrine, chiamate impropriamente romane, però erano le murrine, oppure incidere la colori misti, eccetera, e incisi, battuti, eccetera. Tutta una lavorazione nuova che ancora adesso è valida, insomma. E poi ha fatto, quando ha avuto occasione, con tutta la moda di fare i lampadari enormi di elementi, più famoso e più duttile era un elemento di Scarpa fatto in Benini. Questo era la mostra del 60 a Torino, l'Italia 60 mi sembra di ricordare. Ecco. Questa è la storia. Poi purtroppo Carlo Scarpa è deceduto
e Benini ha sempre avuto ancora già nel 33, per magari poco tempo, Buzzi, Gioconti, tutti i maggiori firme di architettura, di design, eccetera, sono passate per Avenini. Proprio anche gli ultimi, Mendini, insomma, non c'è artista che non sia passato per Avenini, che abbia l'impronta più. Mendini ha lavorato 20 anni per Avenini, anche quando era in auge massima, che lavorava per tutte le case, eccetera, Alessi, lui però uno spazio lo dedicava sempre all'Avenini. Adesso, diciamo, la linea continua a essere questa dell'Avenini, con i suoi alti e bassi, questi soci che cambiano, eccetera, però c'è una ricerca, uno sviluppo del prodotto che è notevole, c'è che a Murano non esiste, perché i colori Venini ha a disposizione in fornace 20 colori tutti i giorni, una cosa impensabile per Murano che ha al massimo 3-4 colori. Quindi ha sempre avuto 20 era il numero, anche perché tutti i vasi avevano colori, 2 colori, 3 colori, e in più, nota diciamo particolare, che la moglie di Paolo Benini era figlia di un famoso pittore francese e quindi aveva un cromatismo raffinatissimo, e questo portava a colori nuovi. Anche il colore più banale che a Murano è l'acqua marina, quella di Benini è leggermente diversa, cioè la si nota meno pacchiana, si mette due vasi di acqua marina, ma quello di Benini si distingue perché c'è un tono, un tocco che è diverso degli altri, e su questo Benini, su questo Vedaratto che continua su questa linea. Il pure Gozo, quello di Martinucci, soprattutto di Scarpa, cioè con le ruote abrasive, veniva incisa, intaccata la superficie dell'oggetto in maniera degli effetti cromatici meravigliosi, perché poi anche il tatto era morbido, cioè un vaso Venini si sente a occhi chiusi, perché è proprio morbido, la rifinitura, sì, un Venini è un Venini, insomma, ecco. Quindi c'è poco, perché proprio una signora che non sapeva, che ho trovato un ricevimento, così parlando, io ho un Venini, cioè, con la bocca piena, e poi me ho chiesto chi è, eccetera, dice quella signora c'ha un quadro del Tintoretto a casa sua, ed era uno privato che aveva un quadro del Tintoretto, e quindi invece parlavo del suo Venini. Io ho un Venini che mi ha veramente entusiasmato a vedere così, insomma, cioè per prendere, ecco, ammirare, gustare un vetro Venini. Ci sono, sì, cioè Venini il prossimo anno fa i 100 anni, perché è il 1921, quindi fa 2 anni, e insomma, adesso le vetrerie così longeve, cioè la Salviati verrà cambiato tanto, non ha più le sale di vendita al pubblico, quindi la Barocca Virtuosa no, c'è costante, attualmente si dedica molto, con effetti belli, all'illuminazione. Infatti ha impostato tutta l'azienda sull'illuminazione, vi ho dato veramente un'azienda seria, perché sì, adesso dicono di vantarsi della vetreria del 1200, un po' però insomma è una delle vecchie, delle vetrerie serie di Murano, perché gli altri hanno avuto uno sviluppo dopo la guerra, e quindi, oppure anche sono sorte, ma però si sono svilite, ma proprio di molto anziane, anche con una presentazione artistica costante, ce ne sono pochi purtroppo. Sì, i nomi ci sono, c'è la Barriere Toso, c'era la Carlo Moretti, la Venini, qualche altra, ma sono sempre poi entità piccole. Invece della Barriere Toso e la Venini siamo adesso, e sono tanti, intorno agli 80 persone, che una volta, che purtroppo in questo momento sono tante, perché per gli impegni che una massa del genere di operai comporta,
gli altri sono piccole attività di 15-20 persone al massimo, dove il titolare e anche fa il maestro di veramente l'artigiano, ecco, diciamo la bottega artigianale, producono pezzi unici, moderni, eccetera, però non c'è una grossa struttura aziendale. No, no, beh, anche le altre, cioè, nel 1950 che c'erano 5.000 operai che lavoravano in vetro, c'erano strutturate, cioè, per dire la Moretti spediva ogni giorno un vagone, un cambio rimorchio di prodotti, faceva 5.000 pezzi al giorno, e quindi adesso cose inimmaginabili. Sì. C'è stato, dopo la guerra, la strage della guerra, dove praticamente hanno chiuso tutte le vetrerie o si è messo a fare prodotti strani, per dire la Venini produceva lampadine, pur di dare a lavorare i suoi operai di teneri eccetera, produceva lampadine, quindi una cosa impensabile per una vetreria del nome della Venini. Dopo, terminata la guerra, c'è stato un fiorire forte di vetrerie piccole e grandi di tutte le dimensioni, che poi man mano con il passare degli anni si sono depurate, diciamo, e è rimasta qualcuna di quelle là, ma proprio poche. Ora fino ai 50 sì, ce n'era abbastanza, c'era l'illuminazione, c'era il mercato americano che assorbiva, eccetera. Adesso man mano questo si è ristretto tutto quanto e c'è una produzione artistica, se vogliamo, però con numeri molto limitati. Alla fine dei primi anni del 1800 Murano era veramente un disastro, non c'era attività, non c'era... E un sacerdote, l'abate Zanetti, ha pensato di riprendere l'arte del vetro, ha costituito il museo, dove attualmente ha girato tutta l'Italia e il mondo, si è fatto acquistato, si è fatto regalare, eccetera, vetri, e là è nata la ripresa del vetro di Murano. Infatti abbiamo, che purtroppo ha chiuso, comunque è stata riaperta nel 1854 la Fratelli Toso, che era una grossissima, cioè che era niente, e è diventata una grossissima vetreria per illuminazione. Infatti ha prodotto qui lampadari che sono ancora in mostra, in visione al Museo Vetrario, lampadari enormi, eccetera. E man mano è nato, dopo un anno erano già 800 persone che lavoravano il vetro, e sono aumentate sempre di più, la gamma di prodotto è diventata varia, e quindi hanno lavorato tutti. Inoltre, in quell'epoca o poco dopo, c'era l'industria delle conterie a Murano, che era floridissima. Infatti c'era forse più addetti alle conterie che non al vetro artistico. Le conterie poi erano destinate quasi tutte alle perline piccole veneziane, glass beads, ai mercati esteri, all'Africa, all'America, quindi dove i margini di guadagno erano enormi, ma veramente enormi, e quindi c'è stato proprio un unirsi delle forze, eccetera, per aumentare il numero delle vetrerie di queste perline, che per una legge vecchia potevano fare le perline solo i muranesi. Uno che, se non era iscritto all'Albo d'Oro di Murano, non poteva avere una fabbrica, il vetro fuso, diciamo. C'erano fabbriche che producevano le cannucce, e le vendevano a questi consorzi, laboratori, eccetera, che facevano poi le seconde lavorazioni. E quindi i prezzi determinavano poche famiglie con immagini, guardi, veramente favolosi. È arrivata la crisi di Wall Street del 29, che veramente cioè, praticamente il 100 è diventato 10, e avevano, perché quello era il cambio del dollaro di quella volta, e quindi i debiti erano in lire italiane, i crediti sono diventati niente, perché era il 10%, quindi è chiuso, e si è ridotto moltissimo
il mercato delle conterie, perché è arrivato poi lentamente fino alla guerra proprio si è tagliato fuori tutto. E ha ripreso invece il vetro artistico, che è stato un fiorire di vetrerie piccole, eccetera, ma veramente tante, tenuto fino agli anni 70. Nel 70 c'è stata la discesa nuovamente della produzione, che purtroppo sta ancora continuando a... Adesso credo siamo arrivati ai minimi storici di nuovo, anche meno di così, no? Ecco, il veronese, che è il simbolo della Benigni, eccetera, è la riproduzione di un quadro dell'Annunciazione di Paolo Veronese. E questo è nelle misure originali, perché tu anni fanno grandi, piccoli, eccetera. No, era 23 centimetri e mezzo. E questo proprio giuste le misure originali del quadro. Era un tecnico, un innamorato, un esperto, l'ingegnere Zecchin, proprio ricavato dal quadro alle gallerie questo, la goccia che è lunga, si allunga, c'è sempre un fiore dentro questo. Stagione delle rose, una rosa. Stagione del periodo così, abbiamo non so, commedia magnolia, vediamo all'interno di fiori, e tutte le settimane, mattine e settimane, ci metto sempre un fiore. Una scelta, perché a Murano c'era la Padari cristallo, oggettisti che ne facevano poca, e quindi ha cercato come i vasi, eccetera, pochi colori. Forse l'avvocato Benigni, spinto dalla moglie, ha fatto, perché infatti quel vaso classico cinese, diciamo, che è di Benigni, che è l'emblema, quello, è presente quello là, di quello ne facevamo fino, parlo a 2 anni fa, quando ero in pieno là, 12.000 l'anno. 12.000 anni. E adesso credo che siano sui 3.000. Però là ecco, i colori c'erano 8-10 colori, insomma, poi facevi i vasi con l'interno un colore, all'esterno un altro, diciamo, di quelli. Finita la lavorazione, allora facciamo, ecco, finita la lavorazione, e si toglie il vetro che è rimasto sul crogiolo, se ne toglie in parte, in maniera da lasciare solo un fondo, diciamo, un po' di vetro, e dopo si inforna la materia prima, la composizione, perché se ce n'è tanto e butti sopra e inforni altro, il vetro della composizione si affonda e ti crea difetti, sassi, eccetera. Se lo fai completamente vuoto, devi ricostituire il fondo un po' e dopo fai la fondita vera e propria. Se la fondita vera e propria si inforna la materia prima, a riempire al massimo il crogiolo, anzi un po' in più si fa proprio la pigna, perché dopo diminuisce di volume. E in 8 ore da solido e sabbia, diciamo, diventa liquido e fluido il vetro. C'è emissione in atmosfera, perché adesso problemi anche abbiamo, perché non si può più usare l'arsenico, quindi che è stato eliminato completamente, cioè sono state adattate le composizioni in maniera da non usare l'arsenico. Adesso ci sono altri minerali che stanno mettendo all'indice, insomma, però c'è abbastanza impegno di riuscire, cioè, però certi colori, se non li fai col selenio e con il cadmio, non li accetto. Il rosso devi fare con quello. Dirò che rispetto alle tonnellate di vetro che si faceva una volta, adesso se ne fa pochissimo, quindi l'inquinamento è relativo, ecco. Però c'è questo problema. Una cosa così, state messi i depuratori, eccetera, ogni fabbrica c'è il suo depuratore che filtra i fumi e qualcosa porta via. I muranesi invece hanno da sempre, che non erano stupidi, ha messo tutte le fabbriche, se lei
se tu osservi, e sono messe come le veninici, in Rio e tutte in una direzione, perché a Murano il vento che è più frequente è lo scirocco, che porta via i fumi verso la campagna, cioè verso Campalto, non li porta verso la città di Venezia o verso l'abitato di Murano, ma li porta, perché tutte le fabbriche sono in Rio di Vetrai. E quindi, sì, siamo stupidi, ma a un certo punto. La lavorazione a lume è sempre esistita abbastanza a Murano, perché c'era una fiammella e lavoravano le canne che producevano in fornace. Cioè, dal crogiolo prelevavano una massa di vetro da 15-20 kg, davano una forma cilindrica, l'attaccavano anche dall'altro lato e poi la stiravano lungo un corridoio da 100 metri e ricavavano le canne che poi venivano tagliate a circa 1 metro e quelle venivano usate per lavorare a lume e cannello, si dice che già in tempi quando facevano la fiamma con del grasso animale e aria riuscivano a lavorare a riscaldare il vetro in maniera da modellarlo secondo le esigenze di figurine, cioè è veramente una cosa pazzesca se pensiamo che dalla canna così riescono a fare delle cose egregie, insomma, anche poi addirittura quelle anche le figurine delle morine con le persone eccetera usavano un cannello per rammollire la canna, cioè, e poi c'è stata la produzione delle perle per collane che l'ha avuto poi un exploit e che adesso sì, praticamente fanno tutto, ecco, con la canna sì, in tutti i continenti, perché c'è qualche volume, pubblicazione di vedere in India come lavorano, per paura insomma, però lavorano con la canna. Il centro della fiammella la temperatura è abbastanza elevata, cioè arriva ai 900 gradi, che è la stessa del forno quando si lavora, però il forno quando si inforna la materia prima siamo a 1300 gradi, 1350 per 6 ore, 7 ore, tanto che da sabbia, soda, calce eccetera diventa liquido e quindi si preleva, si lavora, ecco. La temperatura che la usi, cioè che il vetro lo usi per far canna o per fare l'oggetto è la stessa. Se tu dovessi fare la comparazione del vetro che è prodotto a Murano e quello che dagli altri paesi, I vetri sono abbastanza simili adesso, cioè i vetri colorati, quelli della Cina per dire, che è molto simile anche perché sicuramente ha copiato quella italiana, quella muranese, e quindi se guarda che i cinesi copiano tutto perché vengono macchine fotografiche, però sono un po' indietro come esecuzione di prodotto, veramente sì, per il momento, diciamo, per il momento perché prima facevano tutti roba piccola, tanto anche lì, a lume, gli manetti, eccetera, tutti uguali, ma una roba come sono loro, tutti uguali. Però sono fatti abbastanza bene, eccetera. La rifinitura, però, ho visto dei vasi che abbiamo acquistato così di nascosto in Cina, ma insomma non ci siamo ancora, però arriveranno anche loro ad avere un buon prodotto, ecco. Perché per il momento non riescono a eseguire volumi grandi come dimensione dell'oggetto. Ecco, però là in Cina abbiamo i colori abbastanza perché anche si inquinano, loro non ci parlano. Prodotti nordici invece abbiamo preponderanza del cristallo e qualche colore, ma poca roba. Poi hanno il cristallo del piombo che sia adatta solo per i bicchieri che poi vanno incisi, eccetera. E lo stesso con il vetro inglese. Cioè, non c'è nessuna nazione che ha una gamma come l'abbiamo qua in Italia, qua a Murano, insomma, perché sì, vanno anche a Napoli
perché durante la prima guerra, anche la seconda, qualcuno si è trasferito, dei muranesi si è trasferito a Napoli per lavorare, perché poi c'era la guerra, dopo, per dire, Caporetto, che è stato invaso, sono stati sfollati via i cittadini, ma anche qualche fabbrica è andata a lavorare giù a Napoli e poi è rimasta. Ma sono rimasti così, insomma, cioè, non hanno, sono andati a fare vasi, fanno solo che vasi, non hanno l'immaginazione, la roba creativa, creativa. Comunque in Toscana, ecco, in Toscana fanno i bicchieri, ne fanno tantissimi, anche se adesso tutti i bicchieri sono fatti a macchina perché quelli fatti a mano costano troppo, non puoi mettere la lavastoviglie, non poi si rompono, diventano opachi. È proprio che diventano opachi, mi dicevi per farli pulire, che io non so mica, per me non si raggiunge mica.